Buona colazione, Pi. Anche a te. Oggi è una bella giornata. Speriamo che duri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma ti hai preso questo qua? Questo pezzo di questo? No. No, ma mangialo. Lo mangio io? Finiscila. Oh, non è che mi sono schizzato, È spray al silicone questo qua. Per lubrificare le guarnizioni. Perché sta porta qui era già un po' che dovevo farlo, che ogni volta che si apriva rimaneva incollata la guarnizione alla porta. Te capì? Sì. E quello serve per non che rimanga incollata? Sì, senti, ti ricordi prima quando aprivi la porta che rimaneva Sì, attaccata? sì, rimaneva Adesso- un po' adesso così. guarda. Non si sente niente. No, vedi? infatti non si sente più il... E questo si può fare con, vabbè, ovviamente si sporcherà la carta perché comunque si sporcherà. Questo lo farà un pochettino, lo farà sempre. L'avevo fatto anche con un pennellino con del borotalco. Ah, Va benissimo anche col borotalco, va benissimo. Adesso faccio anche le altre. E voilà! Madonna mia, parlo francese come un francese. Sì, questo Totò lì è proprio terribile. comunque in questo parcheggio siamo stati tranquilli stanotte, anche se non c'erano altri camper. Però il signore che ci ha scortato ieri qua ci ha consigliato bene, dai. Qua dietro c'è un canale anche. Si può vedere qua. Non è che finisca in acqua qua. Oh mamma mia. No, perché qua c'è il pontile un po'. Vediamo se vediamo qualche animale. Nada. Non ho visto niente, né una rana né un pesce. In compenso però ci sono delle belle more. Assaggiamone una. Buona. Guarda qua. Ora gliene porto due a Cinzia, va? Dove le hai prese? Io ho fatto l'alpino, Mica stavo in caserma a grattarmi. Caserma operativa. Ok, vamos. Ok. Rich, guarda cosa ti ho portato. Un gatto? No, Sì, un gatto. Sì. Adesso trovo un gatto nel fiume. Apri un attimo la tenda. C'è in testa solo i gatti, cioè. Wow, le more, wow. Sarebbero da sciacquare, ma Vabbè. occhio che non ti cascano addosso perché queste macchiano,
Come sono? Buone. Tieni, prima mangialo anche tu. No, io qualcuno l'ho mangiata. Ah. Mangia, mangia. Per la cronaca, questo lago, Lac de Cassò, è suddiviso tra due paesi, il Pays de Buc a nord, dove siamo noi, e a sud il Pays de Born. Adesso andiamo a cercare una panetteria, una boulangerie, che ci serve un po' di pane. Comunque questo parcheggio è segnalato da Park4Night come parcheggio solo diurno. Però noi siamo stati qua tranquillamente, non è venuto nessuno, poi ce l'ha detto proprio un signore qua del posto, come abbiamo detto, che ci ha scortati qua, che qua si poteva rimanere tranquillamente anche di notte. Comunque per informazione, qua davanti, qua vicino c'è un'area camper, Campeggio, sì. per quelli che non vogliono fare campeggio, cioè, che non vogliono fare sosta libera. E poi qua c'è la ciclabile che porta al lago. Che baguette che abbiamo trovato a Coniglio. Abbiamo trovato anche una Shanna. Salvatore va a prendere 2 cose che ci servono, acqua e altre cose, mentre io finisco di montare il prossimo video. Un po' di acqua. Hai preso un po' d'acqua? Sì. Un po' di acqua. Poi ti ho preso una sorpresina. Cos'è questa sorpresina qui? Visto che me l'hai già chiesto un paio di volte, con la birra ci stanno. Le patatine. Sì, uno si vuole fare l'aperitivo. Noi non le compriamo mai, No, veramente. Quasi mai, non le compriamo veramente. quasi mai. Ci vedete una volta all'anno mangiare 2 patatine. Sì, sì. Quando siamo via così ogni tanto. Formaggio grattugiato che non so di che razza è, di quale bestia sia, non ho idea. Un po' di brie, prosciutto cotto. Qui lo tagliano, usano tagliarlo spesso. Vabbè. Infatti Duetti mi aveva fatto 5 fette. Poi gli ho detto di aggiungere ancora un paio, infatti ce ne sono 3 abbondanti. Un po' di prosciutto. Poi ho trovato questi. Erano questi quelli che mangiavamo noi? Saint Michel, sì, quelli lì. Quelli che mangiavamo in Francia di solito. Boh, ho trovato quelli, ho preso quelli. 4 banane e poi un'altra sorpresina per la mia ricciolina. Che cos'è? Salame. Oh, il salame, wow, io adoro il salame. Visto che non lo compro mai, lo mangiamo pochissimo. Questo qua mi ispirava perché quando c'è scritto l'originale vuol dire che è un prodotto buono. Beh, certo, sì. Quando c'è scritto originale generalmente. E poi schiacciandolo lo sento un po' duro, non è di quelli molli che a me non piacciono, quelli molli. Mi piacciono un po' più stagionati. E poi un bel cetriolone per l'insalata. Ok. Quanto? E poi una Schweppes. Una Schweppes. La cuenta 24.000 euro e 20, quasi 25 euro, dai. Ok, benissimo. Qua costa tutto più caro. Che figata, dove vai ci sono ciclabili. Sì, bello. Ciclabili dappertutto. Troppo bello. Rotonda con la casetta. Tutto il campo, guarda, arriva fino laggiù. Si stanno irrigando i campi. Eh sì, quello avanza, è su vuote, vedi? Mettiamo anche un po' di gasolio. Quanto hai messo? 25. 1,6 e 29. Ci sono anche delle auto d'epoca. Dai, c'è anche un R4. Fantastico. Ma come? Ma è tutte auto d'epoca tutte qua. Ma qualcuna, sì, guarda che belle. Wow, che figata. Vabbè, queste sono più recenti. Questo? Inizio, guarda che roba.
Mamma mia, saranno 4 tirate a lucido. E quella cos'è, una corvetta? Forse è una corvetta. Accidenti, che figata. Guarda che roba. Vedere questo. Mamma mia, che bella. Stupende. Ford Mustang Cabrio. Wow. Qui comunque siamo vicini al centro di Sanguinet, che è sempre lo stesso lago di Cassò e Sanguinet. Sì, un'altra. Però siamo in un'altra zona del lago. Però c'è un vento che non si può C'è un stare. vento che non... Vediamo gente che prepara i tavolini e non riesce neanche a mettere i tovaglioli, le tovaglie, che vola via tutto. Ci mettiamo qua, vicino alle auto d'epoca. Come abbiamo detto, qua è l'altra parte del lago, la parte est. Prima eravamo nella parte nord. Qua ci sono anche le piste ciclabili, ponticello, molto molto carino. C'è un vento da paura, ragazzi. Io sono con la canottiera, ma mi verrebbe da mettermi una maglia, Ripeto, siamo ad agosto, ma qua è asciutto, però puntino veloce. Questa bella tavola, mamma mia che belle queste macchine. Qui abbiamo Siamo parcheggiati caciocavallo, vicino. prosciutto, questa cos'è? Una crescenza. Crescenza, poi abbiamo la salsina per fare le bruschette, fette biscottate, Philadelphia, crema alle patte di olive. Poi ci spostiamo anche perché qua il telefono non prende una mazza e io devo scaricare il video. Lasciamo Sanguinet. Sembra di essere al mare. Eh già, invece siamo a un lago. Oggi abbiamo faticato un po' perché dovevamo scaricare il prossimo video e non trovavamo wifi disponibili, o se li trovavamo erano troppo lenti per poterlo caricare su YouTube. Alla fine ho dovuto usare i miei giga disponibili all'estero, un casino. Comunque non abbiamo ritenuto al momento di prendere una scheda locale. Stiamo attraversando delle zone che sono tutte piene di verde, proprio c'è tanta natura, tanti boschi. Adesso stiamo procedendo verso sud, passeremo la notte in un paesino a 12 km da qui. Abbiamo già visto un parcheggio che suggerisce Park Fortnite. Campeggio municipale. Ma qui ci sono tanti campeggi municipali in queste zone. Siamo arrivati a Mimizan. Ma guardate, con tutte case, sembrano tutte le casette del Mulino Bianco, tutte basse. Palazzi non ce n'è. Non ce n'è palazzi. Zero. Allora, con i tetti a punta, come si dice, spioventi a punta. Qua, vedi? Questo qua. Questo cartello qua. Bisogna girare qua a sinistra, ma veniamo domani mattina. Ah sì, perché qua c'è un parco che visiteremo poi domani. Sì. Il primo palazzo che vediamo in un paese di campagna. Mamma mia, incredibile. Incredibile, sì. Qui a Mimizan ci siamo sistemati in un parcheggio che ci sono tanti parcheggi qua perché è una zona commerciale, ci sono tanti centri commerciali, c'è il McDonald's, c'è Norauto, ci sono diversi centri e qui c'è un parcheggio enorme. Okay. Cosa abbiamo qua? Io ho preparato i piselli. Piselli e prosciutto. Sì, con del cipollotto tagliato. Poi abbiamo le melanzane che abbiamo avanzato da ieri. Gli danno scaldate e ce le mangiamo. Certo. E qua invece ci sono le patate.
Stiamo lessando delle patate. Sì, che verranno usate per l'insalata. Insalata o adesso magari per altro. Sì, o per altro. Comunque per l'insalata sì anche. Ok, ti devo dare mezza melanzana, perché io ne ho due, tu ne hai solo una. Allora dobbiamo fare tutte le cose che siano divise giuste. Dobbiamo dividere. Allora assaggiamo questo contorno. Piselli e prosciutto buoni. Sì, le melanzane sappiamo già come sono. Ok, noi ceniamo, Facciamo solo un brindisi a quest'altra bella giornata trascorsa tranquillamente. Tranquillamente più o meno, sì, perché oggi è stata uno sbattimento. Si è già caricato? Sì. Il telefono di Salvatore che si è caricato. È stato uno sbattimento, l'ho già spiegato. Ah, l'hai già spiegato te? Boh, sì, ok, per cercare basta. il wifi per caricare il video. Ok, va bene, io voglio mangiare che ho fame. A domani ragazzi, se non capita nulla, Buenas noches. Buenas noches. Patate lessate. Alla fine abbiamo deciso di assaggiare anche due patate, sì. Erano cotte. Sì, perché l'aveva preparate Salvatore eventualmente per un'altra volta, però abbiamo deciso di assaggiarle. Adesso ti faccio. Poi abbiamo sale, olio, aceto. Che cosa faccio adesso? Fai l'insalata sale, olio, aceto e patate. Ascoltami, le butti lì nell'immondizia per favore. 4 sono troppe però. Ah, fai le triti tipo purea praticamente. 4 sono troppe. Mannaggia, vabbè. Vabbè, le mangiamo. Non buttiamo via niente. Un po' di sale. Ah, anche l'origano, sai, ci vuole. Adesso prendo anche l'origano. Un po' di sale. Tac. Poi, per chi non l'ha mai mangiate così, appena fatte, sono troppo buone. Un po' di aceto, ovviamente. Tac. Preda al gusto. Immancabile olio. Un filo d'olio. Tac. E l'origano. Aspetta che lo prendo io. Origano. Tac. Che bontà, che bontà. Che cosa mangiate qua adesso? Che bontà. Poi bisogna arriminare il tutto. Cioè? Arriminare, voce del verbo arrimina. Kiss siciliano puro proprio. Poi si fa così, vedi? Kiss. Si mescia il tutto. Arriminare vuol dire girare, mischiare, no? Sì. In siciliano. In piemontese smescia. Ma io non ho proprio quelle origini lì, anche se io ce l'ho, quindi io l'ho detto in piemontese. Vedici. Vedi, siamo multietnici. Sì, siamo multietnici. Anche se io sono nato in Piemonte, sono piemontese comunque. Sì. Cioè, a tutti gli effetti, Bellissima regione, Ha un solo difetto. Il fatto l'inverno dura 8 mesi. Sì. Anzi 10, dai. No, vabbè, dai. Metti da novembre a ottobre, tante volte fa ancora 8 bello. 8 mesi di freddo, 2 mesi di fresco e 2 mesi di caldo. Good. Mamma mia, gli metto ancora un goccino. Very good. Troppo aceto. No, ma adesso che lo assaggi, ma ne esce poco, vedi che c'ha un buchino di 1 millimetro. Ok. Sembra che ne esce tanto. Adesso che lo assaggi vedrai che... L'hai mai mangiata così? No, penso di no, sai. No? Ma come? Una famiglia di patatari come la tua? Ma può darsi, sì, non mi ricordo, può darsi. Spacciavano patate da... sì. Mio nonno ha sempre coltivato le patate. Assaggiamo questa squisitezza.
Cinzia giustamente mi ha detto, ci voleva anche il burro. Già, mia nonna ci avrebbe messo anche il burro. Tua nonna gli metteva una cazzuolata di burro. Mia nonna usava il burro dappertutto. Il burro noi lo usiamo pochissimo, ogni tanto lo uso, ma proprio a dosi microscopiche. Comunque è buono, vero? Buonissimo. Te l'ho detto che era buono. Cosa vi dicevo, ragazzi? Ma questi saranno una comitiva, secondo me. Certo che viaggiare in 4 così. Sì, eravamo solo noi qua nel parcheggio di questi. A parte un van qua alla mia sinistra. Di centri commerciali. Adesso saranno arrivati 5 o 6 camper. Porca miseria, uno dietro l'altro. Allora, uno qua di fronte, l'altro a fianco qui. Camper chiama camper. Sì, Guarda. Spagnoli? No. Spagnoli. Mi sembrava qualcuno spagnolo. Ciao. Noi salutiamo sempre tutti. Sì. Ma non sono francesi. Sentivo parlare spagnolo. Ma mentre che Cinzia stava finendo il video, io ho preparato questo dolcino. Guarda, l'ha preparato Salvatore. Stavo finendo di montare il video. Con il nostro fornetto l'ho preparato io, vedi, con la mela. Sì. Vedi, mamma mia. Poi gli ho messo la marmellata dentro che ho fatto io stamattina. Sempre mentre che Cinzia lavorava, che faceva altro. Marmellata di mela. E ci sono cascato, e che ti devo dire, ci sono cascato. È stato più coltello. È stato più forte di me, chiedo scusa. Buono, mamma mia. Mea culpa. No, ero curioso di sentire come era venuta la mia marmellata di mele. Sì. Fammela assaggiare, va. È buona? No, vabbè. È venuto buono il dolce che hai fatto. Sono troppo bravo. Ho sempre detto io sono troppo bravo. Mela sopra, mela sotto. Vabbè, adesso me la posso mangiare anch'io. Meglio che fai in fretta. Buono il caffè. Ti piace? Va bene il caffè? Sì, brava. Grazie, Ricci. Scappiamo solo di qua. Buongiorno. Guardate che bella baia. Buongiorno amici. Che bel mare. Oggi vista parcheggio di centro commerciale. Madonna, dobbiamo scappare perché è un manicomio qua, un manicomio, ci sono auto. Guarda che sono tutti in coda per entrare dentro al centro commerciale. Ah, qua sì. Fino sulla strada. C'è la coda qua sulla strada. Ma come mai? Una domenica mattina di agosto. Domenica mattina d'agosto e vengono tutti al centro commerciale. Noi ci troviamo qui, abbiamo passato la notte. Vabbè. Abbastanza tranquilla nelle ore notturne, abbastanza tranquilla. Ma il mattino un delirio. Sì. Infatti non vedo l'ora di scappare via, facciamo colazione e ce la svigniamo. Andiamo all'area a fare la visita che vi dicevo ieri. Facciamo questo manicomio di macchine. Comunque lì si sono parcheggiati parecchi camper, anche per la notte. Insomma, un bello spazio, ma che bella sta rotonda. Ma incasinato. Dov'è la rotonda, scusa? Ah no, non l'ho visto. No, e tu hai l'immagine girata al contrario. Siamo tornati nel centro di Mimizan, abbiamo trovato una boulangerie. Andiamo a vedere se troviamo il pane. Sì, perché è già quasi mezzogiorno.
Qui abbiamo una creperie che Cinzia ha in testa già da diversi giorni. Oggi c'è molto casino, molto casino. Sta via, guarda che bello. Via Fiorita. Sì. Che splendore. Infatti Promenade Fleury Via si chiama. Via Fiorita, strada Fiorita. Strada Fiorita, sì. Non sappiamo dove lasciare il camper, perché qua c'è un piccolo parco vicino al lago dove si può fare una passeggiata, però è tutto pieno il parcheggio. Perché oggi è domenica. Oggi è domenica. Mizzica, e dove lo lascia adesso il camper qua? Alla fine abbiamo parcheggiato qua vicino a una casa. Siamo un po' distanti, però vabbè. Siamo arrivati. E il percorso inizia di qua, alla nostra destra. Non abbiamo preso le bici, abbiamo fatto un errore, può darsi. Perché il circuito è un paio di chilometri e oggi fa anche piuttosto caldo. E vedi la passerella, che bel ponticello. L'acqua è Niura. Che bello sto posto. Wow, che figata. Bello, eh? Mamma mia, ma è un paradiso qua. Bellissimo. Guarda che roba. Guarda quanti fiori. Stupendo. Wow. Sono profumati. Sì? Facciamo sentire anche i nostri amici. Ne usate un po'? Già. Sono giganti, sono. Sì. Giganti, veramente. Che fiori sono? Boh. Mo mi fai una domanda troppo complicata.
Ah, un po' di ombra. Queste sono le casette per gli insetti, Rich. Lo vedo qui. Sono le pigne. Ci sono le casette per gli avvistamenti. O no? O una casetta di un pescatore. Perché forse non ci si arriva solo in barca, mi sa. Questa è la postazione per coloro che hanno difficoltà nel muoversi con carrozzine e altre situazioni varie. Pescano kill al bass, va rilasciato una volta preso. Ho visto appena qualche pesciolino, ma visto che l'acqua è poco profonda e fa abbastanza caldo oggi, saranno tutti imboscati. Che posto stupendo, ragazzi, troppo bello, troppo bello. Qua c'è un campeggio, sono tutti piazzati tende con tutte le situazioni più assurde, tende, camper con le tende piazzate davanti, roulotte con tende, di tutto di più. Gente che ama il campeggio. Io il campeggio lo adoro, mi piace, l'ho fatto tanto anche in vita mia, ma sinceramente adesso come adesso, dopo un paio di giorni, una settimana al massimo, devo poi cambiare, mi scoccio a stare sempre fermo in un posto, sì, infatti, no? Sì. Qua è bellissimo, niente da dire, guardate che natura, silenzio, si sente solo gli uccellini. Ah, laggiù in lontananza ci sono i cigni. Già i cigni. L'acqua è bassa, si vede che è bassa, almeno qua.
Guardate la tettoia che hanno fatto a questa barchetta, questa non l'avevo mai vista, una tettoia di lamiera. Non è un'idea molto furba, con i pali tiranti con i cavetti d'acciaio. E la passeggiata alla Promenade Fleurie. Grazie a Google Traduttore che ti dà anche la pronuncia. Alle termine. Alle termine. Ok, dai, ci facciamo 2 risate. Ci stiamo dirigendo verso l'uscita. Sì. E poi andiamo al camper che mangiamo qualcosa. Sì, sono le 2:30. Sono le 2:30. Comunque consigliamo assolutamente sto posto. Se venite in questa zona a Mimizar. Non potete mancare questa non venire visita, a questo parco qua, bellissimo. Stupendo. Sì. Complimenti a chi gestisce questo posto. Sì. Non si paga nulla per venire qua. Gratuito. Cioè, è gratuito. Sì. E poi, nonostante non ci sono bidoni dell'immondizia, non c'è una carta, una cicca, niente per terra. Sì, nonostante non ci siano bidoni, non ci sono, tutto pulito. E questo cosa vuol dire? Che quando non ci sono uno non è che deve buttare per terra, insomma. Si prende la propria immondizia e la butta da se la porta da dove... in un cestino, poi dall'altra parte. Sì, funziona così come in montagna, d'altronde. Sì, infatti. È un po' che guardo sto pescatore, ma non prende niente. Lo vedi il pescatore che sta pescando? No, non lo vedo. E ce l'hai davanti agli occhi, guardalo. Ah, sì. Ha un Peugeottino. Di che anni sarà? Anni 80, 90? Non te lo so dire. Sempre bello vederle queste macchine. Sì. Cos'è sta montagna di qualcosa? Oh. Da che parte devo andare qua? A destra. Ma qua posso girare o no? Com'è la situazione? Devi aspettare la freccia lì. Segno di recupero, magari fanno pannelli, vedi, sono tutti... Era una montagna di quella roba lì. Perché mi dici di fare inversione? Ho sbagliato? Ah, qua ci sono tutte le cataste di legna, quindi sarà una cartiera. Guarda. Guarda che roba d'epoca. Almeno sembrava una Citroen. Sì, aveva il simbolo della Citroen. Sembra quello. Comunque il nostro viaggio prosegue verso sud. Qua stiamo vedendo un paesino, uno più bello dell'altro, cioè delle casette veramente sembrano finte, sembrano da poi la figata da cartone animato, non so neanche io. E anche in mezzo da favola. In mezzo al nulla, nelle strade, quelle che avete visto in questi video, dove c'è boschi su boschi, ovunque ciclabili. Sì, dappertutto, Guarda che carina anche qua, tutto bello ordinato. Avremmo voluto venire qua siamo praticamente vicino alla spiaggia oceanica, solo che mi sa che ce ne dobbiamo andare perché qua c'è un bordello che non finisce più, oggi è domenica, c'è un casino immenso
Poi ci sono... Si vuole parcheggiare questa è questa. In un metro di sabbia lei vuole parcheggiare. Praticamente si è infossata qua. Poverina. E ci sono tanti parcheggi, ma sono tutti con la sbarra dei 2 metri. Quindi non possono neanche entrare i camper. No, ma poi c'è un macello. C'è un macello infinito proprio. Fai vedere. Guardate. C'è casino di macchine. Abbiamo visto un parcheggio con piante, cerchiamo di metterci all'ombra. Sì, perché dobbiamo pranzare. Dobbiamo ancora pranzare, sono le 4 meno 20. La crepe. Ma qua crepe ti faccio un panino da 15 euro adesso oggi. Al ristorante. Sono ansiosa di gustarlo questo panino. Se lo sognano un panino così. I clienti. Adesso vediamo, Adesso vedrai. Sì. Devo solo trovare quello che sto cercando. Cosa stai cercando? Eccolo qua. Questo. Ah, questo qua, il patè di olive. Senti come parlano in fretta. Abbiamo dei vicini spagnoli qua. Parlano col pepe al culo, anche gli spagnoli. Come col pepe al culo, scusa. Mizzica, parlano tutto di fretta, mamma mia. Non ti danno neanche il tempo di capire che parola ha detto, che ne ha già dette 10 in più. Senti. Non so se si sente dal video, comunque. Sono concentrati sul nostro panino. Sì. I nostri amici. Stanno spiando il nostro panino. Ok. Tac. Voilà, panino. Chi lo vuole? 15 euro. La Madonna. Sei tu che hai detto 15 euro prima. Sì. Vabbè, ho esagerato. 10 euro. Guarda che panino. Qua gli posso aggiungere un po' di sale, Qua sul pomodoro, sì. Ah sì, per il pomodoro. Ci andava del basilico, ma il basilico l'abbiamo finito. Non ce l'abbiamo il basilico. Ok. Boh, guarda. Guarda che ben di Dio, guarda. Buono. Che ne pensi? Mamma mia. Questo per la mia dolce metà. Sai cosa ci vuole qua? Sì. Assolutamente. Una bella birra. Sì, ci vorrebbe una bella birra. Già. Solo che io poi devo guidare. Infatti. Abbiamo appena incrociato la gendarmerie. Ah, sì. Meglio non avere a che fare con quella gente lì. Fa pure rima. Sì, infatti. Se dobbiamo continuare a guidare, Salvatore, allora... La beviamo magari poi stasera, dai. Sì. Oh, non so manco da dove iniziare. È talmente grosso. Lo schiaccio così i liquidi si impregnano bene sul pane? Già, questa è una tecnica, vediamo un po', Devo preparare la mascella come i serpenti. Che fanno così, no? No, non lo so. Prima di mangiare le prede, le grosse prede, fanno così. Fanno ginnastica per la mascella. Sì, fa ginnastica per ammorbidire. Vabbè, va. Buono. Buono, veramente buono. Buono, come le francesi. Buono, mamma mia, poi c'è sta Arietta che entra. Una goduria, siamo all'ombra sotto sto pino. Spettacolo. Spettacolo, sì. Come il panino, vero? È come la mia bella mogliettina.
Ho messo una cosa che non vi ho detto, perché prima di dirlo volevo assaggiarlo. Oltre a tutti gli ingredienti che avete visto, anche un filo di olio, ma proprio appena appena. Ho messo anche un pochettino di aceto. Ma è buono. Sai? Ho messo un filino di aceto e si sente un pochettino e ci sta bene, secondo me. Sì, ci sta bene, sì. Aceto di mele. Per la cronaca, qua siamo a Litet Mixer. Noi abbiamo mangiato nella periferia di questo paesino, dove abbiamo fatto la siesta la pausa per il pranzo. Curiosa, com'è fatta? Sì, particolare. Ci sono tutti i piccioni all'ombra qua sotto il campanile. Questo paesino conta sui 1500 abitanti. Qua sono tutti piccoli centri, proprio piccoli con pochi abitanti, ma molto molto carini. Dicevo, le fabbriche non se ne vedono, sono veramente pochissime. No, qua in queste zone non se ne vedono stabilimenti, industrie. Ma proprio veramente poche. Ci siamo fermati qua un attimo al cimitero di Moliez et Ma, un piccolo centro di 904 abitanti, tutti piccoli centri. Stiamo facendo un rabbocco all'acqua del serbatoio. Non c'è una fontana in giro, manca a morire. No, fontane non ce n'è qua, quindi dobbiamo cercare i cimiteri. Monte bici! Tutti in bici qua, Tutti in bici! Che figata. È un'astronave. Che è sta roba? Guarda che c'è anche la telecamera perimetrale. Ah sì, qua è vero, la telecamera. Perché uno svizzero, un tedesco non poteva essere. Da dietro sembrava quei camion dell'immondizia. Porca miseria, c'è mezza milionata di euro qua. Altro che immondizia. Sono svizzeri. Non avete mai visto un mostro? Un mostro, l'avete mai visto? Eccolo qua. Sì, quello che a me sembrava da dietro il camion delle... Questo è un mostro, io ho mai visto una cosa così. Mai. È simile, è un 3 assi come quello che vi abbiamo fatto vedere noi di nostri amici spagnoli. Ricordami il nome che mi sfugge in questo momento. Non mi ricordo come si chiamano. Mannaggia che figuraccia. Comunque il canale, che hanno il canale YouTube Camionando. Telecamera. Vi mettiamo il link in descrizione del video dove abbiamo fatto dove ci hanno fatto vedere il loro camion camper. Solo che c'è il sole proprio di fronte, peccato che non si vede bene. Si vede proprio male purtroppo. Cioè guardate che roba. Basta che non mi prendono sotto, Cioè guarda quanto è lungo. No, ma non ha niente a che vedere con quello là. Guarda quanto è lungo. No, ma dai. Qui c'è più di $500.000 di euro. Cioè qui ce n'è di più di... Ma che roba. Cioè io ho mai visto una cosa così. Cioè guarda la porta. Ma solo che c'è il sole in faccia, non si vede niente. Sembra la porta blindata di una banca, sembra. Ma c'è gente dentro, Vedi? Guarda solo il sistema per entrare. Sì. Che roba, oh ragazzi. Spaziale. Guarda quanto è lungo. Mamma mia che roba, oh. Qui non basta $500.000 di euro secondo me. No, ma questo è... Ma poi è anche piuttosto recente come mezzo, per cui... Riprendi il nostro e questo insieme. Ma il nostro è un giocattolo, è un gavone rispetto a questo qua. Cioè, ma guarda anche solo la cabina quanto è grossa. Qui secondo te è staccata la cabina dal...
Sì, sì, no, no, non è un pezzo unico. Okay. No, no, assolutamente, per le torsioni. Se no non vai da nessuna parte. Madonna santa, che roba, oh. Di qua si vede meglio, dall'altra parte avevo il sole in faccia, solo che ero talmente preso da volerlo registrare che o filmare, mettetela come volete. Comunque il canale dei nostri amici spagnoli è Camionando. Camionando, l'abbiamo detto prima. Sì, Manuel e Mirna. E Mirna. Sì, non ci veniva in mente in quel momento lì, mannaggia. Ci dispiace, scusa Manuel, scusa Mirna. Scusateci Mirna e Manuel. E lì c'ha, vedi, il sensore di dove finisce l'ingombro. Madonna mia, che roba, fa impressione. È veramente enorme. Comunque qua per la cronaca siamo alla spiaggia oceanica di Sinios. Adesso andiamo a vedere la spiaggia. Eccolo qua, finalmente lo vediamo. Dopo quanti giorni che non ho più visto? Adesso sono passati un paio di giorni. Tre giorni. Sì, perché avevamo fatto laghi. Anche sì. Questa zona qui ci sono molti laghi e sono veramente belli. Sì. C'è tanto vento però, Pieno zeppo di surfisti. Cinzia sta guardando lì perché secondo me sente il profumino di qualcosa che la attrae. Ti attrae qualcosa? È bello qua, una bella spiaggia grande. No, intendeva il bar. Pensavo c'erano le crepe. Oh, ci avrei scommesso le palle, guarda. Porca miseria, oh. C'ha il verme solitario, sta mia Rich. Madonna, ma è ghiacciata. Ho fatto un giro alla spiaggia oceanica, adesso stiamo tornando indietro. Abbiamo visto quest'area camper e qua si entra con tutto automatizzato praticamente, ma l'area è completa. Adesso non riesco a capire qual è il prezzo, però l'ho vista anche su Park4Night, dovrebbe costare 16 euro a notte. Una notte sono 14,50 più la tassa di soggiorno di 1,72, fa 16 euro e qualcosa, quindi è così, sui 16 euro. Stanotte alla fine ci siamo fermati qui a Cap Breton, davanti a delle case. Perché qua ci sono un sacco di parcheggi in realtà, ma sono tutti parcheggi diurni, quindi non vorremmo rischiare poi di trovarci la multa. Perciò ci siamo messi qua, parcheggiati davanti a delle case. Non c'è un divieto. Sì, non c'è un divieto di sosta, qua c'è anche un altro camper. Abbiamo parlato con la persona che sta sul camper, ha detto che è tranquillo. Boh, vediamo. Guardate che bella la mia ricciolina. Sì, ho lavato i capelli adesso. Mamma mia, che capelli stupendi. Mamma mia, che bella sta ricciolona mia, bella che sta ricciolona. Bella che sta ricciolona.
Oggi abbiamo pranzato tardi, Sì, abbiamo mangiato quel mega panino che avete visto, buonissimo. Stasera, Salvatore. Stasera ci manteniamo un po' più leggeri. Un'insalatina bella fresca. Un'insalatina, poca. Io non ho neanche fame, sinceramente, sai. Cetrioli, peperoni, patate. Sì, gli ho messo anche una patata. Che sono state lessate ieri. Bene, dai, mangiamo. Scaglie di parmigiano. Sì, buon appetito. Buon appetito. E ci vediamo domani, Ciao a tutti. Buenas noches.